Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, proseguo del video ovviamente post partita che ho appena caricato, lo trovate tra gli ultimi caricamenti appunto sul canale stesso. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, cosa avete visto, se il Napoli vi è piaciuto un tantino, perché a quanto leggo ci teniamo comunque la prestazione di ieri, cosa che io non condivido per il semplice fatto che non hai provato nemmeno a vincerla questa partita nella maniera più assoluta, perché se volevi vincerla entravi in campo con un piglio diverso. Pagelle, per quanto riguarda il nostro Napoli, i sostituti che sono entrati dalla panchina, è un bel voto a Mazzarri, che siamo a metà febbraio e lo possiamo dire, un tantino mi ha rotto le scatole, anche se non è l'unico capro espiatorio di questo Napoli. È da inizio anno che non va bene niente, continuiamo ad essere inconsistenti. Quando arriviamo sotto porta cerchiamo di buttarla sempre fuori, o meglio, non è una cosa che stiamo facendo apposta nella maniera più assoluta, ma non finalizziamo o non finalizzavamo con il Napoli di Garcia. Abbiamo raggiunto, diciamo, una mezza solidità difensiva con Mazzarri, ma non andiamo in avanti, quindi chi un problema, chi un altro. Non abbiamo risolto tutto quello che c'era da risolvere per questa corsa alla Champions League, che è lontanissima 7 punti e si fa molto dura, viste anche le concorrenti come giocano e come entrano in campo a livello mentale, al di là dell'avversario che devono affrontare. Prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti per quanto riguarda le pagelle, chi vi è piaciuto di più, chi meno. Io vi dico le mie e voi fate le vostre. Partiamo dalla porta. 6 a Gollini, perché comunque si è fatto trovare pronto quando doveva essere pronto. Sì, sul gol l'ha preso sul suo palo, ma aveva battezzato più un passaggio al centro e si è trovato un tantino fuori posizione per quanto riguarda la copertura del primo palo. Non gliene possiamo dare una colpa totale al portiere, perché l'inserimento di Teo è veramente elementare come movimento da poter coprire per squadre di Serie A e allenatori navigati. Mazzarri dice l'abbiamo studiata anche in allenamento una situazione del genere, e allora tutti insufficienti perché non avete studiato come si deve, mettiamola così. 6 a Gollini, insufficiente tutta la linea difensiva, 5 e mezzo, 5, comunque insufficiente Juan Jesus, Raccamani, Ostigard, Azonzo e Avvento, anche con la difesa a 3 non siamo stati impeccabili, anche se manca comunque quello che manca da inizio campionato, il filtro a centrocampo, che non c'è più, non c'è mai stato, e non è né Mazzarri e né Garcia, non si sa il perché ci siamo involuti. Una sufficienza di Lorenzo per un paio di chiusure, soprattutto nel secondo tempo, cuore e anima, cercando di non far capitolare il Napoli. Poco in fase offensiva, ma siamo disordinati su quella fascia, ma anche a sinistra non è che vadano meglio le cose. Comunque 6 a Di Lorenzo, un 6 ad Anghissà, perché ha dato tutto e l'anima per tutta la partita, al di là che si possano fare errori di passaggio e letture di qualche azione, diciamo un tantino da rivedere. Comunque fisicamente c'è stato per tutto il match e non mi è dispiaciuta la partita appunto del nostro Frank. 6 anche a Lobotka, 5 a Zielinski, ma il 5 a Zielinski va più a chi lo schiera, chi lo mette in campo, perché per me è finita con Zielinski e dovremmo trovare l'alternativa da subito. Ce l'hai, si chiama Jesper Lindstrom l'alternativa, ma nessuno la vuole vedere. 7 a Mazzocchi, 7 a Mazzocchi, perché ha dato tutto su quella fascia e a quanto ho visto io si è anche incazzato un tantino per la sostituzione. Non credo che sia stata una sostituzione per diciamo per condizione fisica, ma perché comunque si voleva cambiare modulo. Sostituzione che giusta per quanto riguarda il cambiare modulo. Lo slot che si è bruciato Mazzarri e il cambio Raspadori per Simeone, perché non esiste una punta per una punta in un Napoli così
metti Raspadori che è 1,60 m tra i due centrali, non ti puoi aspettare che risolva la partita quel cambio, quindi ti sei bruciato uno slot. Per me dovevi cambiare. Quando è entrato Politano doveva entrare anche Lindstrom e ti mettevi a 3 dietro la punta e forse qualcosina la portavamo a casa. Comunque Mazzocchi il migliore in campo assolutamente. Un 6 a Simeone per la voglia, la garra che ci ha messo, ma non è stato possibile risolvere, o meglio riportare su un binario giusto la partita cercando di pareggiarla, ma niente da fare. 6 anche a Quara, sufficienza anche per Kvaratskhelia nel primo tempo, qualche lampo e poche palle giocabili, diciamoci la verità. A livello offensivo siamo stati molto disordinati, c'erano pochissimi passaggi dettati e quindi si cercava più la soluzione personale nel creare scompiglio che altro. Abbiamo detto Simeone la sufficienza, Quara la sufficienza, una difesa da rivedere assolutamente. Diamo un 5 a Mazzarri perché mi sono rotto le scatole di andarmi a giocare le partite contro le squadre forti, tra virgolette, cercando prima di non prenderle e poi darle quando se ne crea l'occasione. Non è questa la mentalità, non è questo ciò che il Napoli vuole fare per il mercato fatto, per gli acquisti che hai in panchina, per la qualità della rosa che hai da gestire. Quindi mi viene da dire, se non sei abituato a gestire una rosa qualitativamente forte, ovviamente le lacune escono fuori, i nodi arrivano al pettine e molto probabilmente un po' di inesperienza con troppa qualità dal punto di vista del nostro allenatore c'è e la stiamo pagando. Sufficienza Politano è entrato e ha spaccato comunque la partita su quella fascia. Bene Lindstrom per quel quarto d'ora che gli è stato concesso. Incredibile concedere un quarto d'ora a Lindstrom con i piedi che si ritrova e la visione di gioco che ha lo stesso calciatore. Goncio Olivera troppo tardi entrati, gli diamo questo 6 politico ma è un senza voto. E insufficiente Raspadori non è nemmeno pertanto per colpa sua, è perché Raspadori o viene schierato dietro la punta o altrimenti non serve praticamente da nessuna parte. L'esterno non lo può fare, il mediano tantomeno in un centrocampo a 5, la mezzala nemmeno. Quindi o lo schieriamo come sottopunta, al limite nel dualismo con l'Industrom in questo 4-2-3-1 che io sto predicando, ma non solo io, quasi tutti a Napoli lo stiamo invocando a gran voce, visto che hai una difesa che fa acqua, scherma la difesa con i due centrocampisti, 3 dietro la punta e vediamo di buttarla anche dentro, perché qualitativamente i 3 dietro la punta che possono essere Politano, Lindstrom, Quaran, Gonci, lo stesso Traoré che deve entrare comunque nelle rotazioni, potrebbero far male. Ma Mazzarri sta aspettando Osimhen che a quanto pare mezzo rotto, mezzo infortunato, uscito dalla finale di Coppa d'Africa persa con la Costa d'Avorio, sta aspettando Osimhen per buttare quella palla lunga e pedalare e vedere se riescono questi contropiedi. È veramente una situazione che lascia senza parole, lascia assolutamente senza parole. Ho diviso il video per non fare un video troppo lungo. Nel video che trovate sul canale c'è un'analisi, diciamo, più a 360 gradi del match con considerazioni di qua e di là. Abbiamo fatto anche le pagelle, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Vi auguro un buon lunedì e vi ricordo l'appuntamento per stasera 19:15. Andremo live con i nostri ospiti ad analizzare anche in maniera migliore a livello tattico ciò che è successo, perché il gol che abbiamo preso resta una situazione scolastica, o meglio da scuola calcio. Sempre Forza Napoli, ciao.